Ben ritrovati e ben ritrovate in questo mio nuovo video della mia serie di guide Le 10 cose da sapere. Oggi tratteremo Helldivers 2. L'assedio alla democrazia controllata non è mai stato così feroce. Per fortuna la verde flotta Xbox è arrivata in soccorso. Ed immagino voi siate qui proprio perché appena arruolati nella truppa migliore a difesa della Superterra. E quindi per facilitare la vita dei nuovi cadetti Helldivers, in collaborazione con il generale Bresh, sono qui a presentarvi una serie di consigli e trucchetti per sopravvivere sul fronte della guerra galattica. Andiamo dritto al sodo. La nostra avventura democratica inizierà nella base d'addestramento una volta arruolati. Vi consiglio di seguire il tutorial, ma attenzione, ci sono un sacco di cose che non ci vengono dette da esso. È fondamentale comprendere la riassegnazione tasti. Io gioco da computer e quindi mi rifaccio ai tasti per mouse e tastiera. Per tutti voi giocatori console, prima PlayStation e ora Xbox, io vi consiglio comunque di armarvi di un po' di pazienza e controllare le assegnazioni dei tasti. Come sparatutto, Helldivers 2 è un mix fra prima e terza persona, a seconda di come noi impostiamo la modalità di mira. È uno dei motivi per cui vi ho consigliato di guardare all'assegnazione dei tasti. Altra cosa che ci viene soltanto accennata è come funzionano le ricariche rispetto ad altri shooters. Non abbiamo una magica capienza perenne di munizioni. Se all'interno del caricatore sono rimasti un paio di colpi e noi ricaricheremo, avremo un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio sarà ricaricare con più velocità rispetto a quando il caricatore sarà esaurito. Lo svantaggio però sarà perdere i proiettili rimasti all'interno di quel caricatore. In basso a sinistra sono presenti le informazioni su tutta la squadra e ciò ci permette di controllare anche munizioni e risorse dei nostri compagni. Compagni che vengono richiamati nel campo di battaglia a bordo di Helpod, esattamente come rifornimenti e armi ausiliarie. Ciò che non ci viene spiegato però è che gli Helpod all'atterraggio causeranno veramente tanti danni. I danni su questo gioco non guardano in faccia a nessuno, che il bersaglio sia amico o nemico. E ricordatevi che noi Helldivers non siamo addestrati per operazioni sottomarine né tantomeno marittime, quindi si consiglia di evitare ogni forma di superficie liquida per quelli che sono più di una manciata di secondi prima che la stamina esaurisca e si muoia annegati. Un'altra piccola informazione che non ci viene proprio specificata all'inizio del nostro addestramento è che nella galassia ci sono 261 pianeti e sono riconosciuti al momento ben 23 biomi differenti. Ciò significa che bisognerà equipaggiarsi per ogni occasione. Viaggiando nel vuoto siderale però non saranno solo i biomi la nostra preoccupazione. La Superterra è in guerra con 3 fazioni aliene ed ognuna richiederà una preparazione differente da aggiungere alla preparazione necessaria per difendere o liberare ogni pianeta. Prima di parlarvi di ognuna di queste minacce xeno, sarebbe però il caso di parlarvi della meccanica dinamica che è la guerra galattica. Per rimanere sempre informati su come si sta svolgendo, io vi consiglio di utilizzare Helldiver Companion App. Qui troveremo sempre informazioni, seppure in inglese, su dove i nemici stanno colpendo la democrazia controllata, tutto in tempo reale. I nemici che ci vengono presentati nel tutorial sono i Terminidi, una classica orda di insetti alieni, ma non fatevi ingannare dal loro numero, sono molto pericolosi nelle loro varianti. Rispettate 2 regole, niente corpo a corpo e prendere le distanze dalle orde il più possibile. Inoltre attenzione alle brecce causate nel terreno dai feromoni. Le unità d'elite più pericolose dei Terminidi saranno molto difficili da abbattere anche con i migliori stratagemmi anticarro. Il segreto per difendere la democrazia da questi esseri fascisti è evitare che si riproducano e chiamino rinforzi, devastando le loro tane ed evitando che spargano il loro feromone. Affrontare e pulire tali orde di insetti è abbastanza complesso se non si sa quale equipaggiamento preferire. Una fazione altrettanto odiosa nel vuoto stellare sarà quella degli automaton. Questi robot socialisti non vogliono altro che la distruzione completa della Superterra. Affrontare il fronte robotico non è una sfida da tutti. Sicuramente però rimane una sfida meno frenetica, mordi e fuggi come quella contro i Terminidi. Sarà una guerra di trincea dove lo scambio di fuoco di soppressione sarà fondamentale e una costante.
Il modo migliore per contrastare gli automaton sarà distruggere le loro fabbriche 3D printer di metallo e silicone con delle granate o dei bombardamenti mirati. Contrariamente ai terminidi, i loro numeri non verranno rimpinguati con la stessa frequenza, nonostante le navi da sbarco rappresentino un costante pericolo per gli Helldiver in missione, che sgancino dei nuovi squadroni della morte oppure delle diavolerie meccanizzate che metteranno a repentaglio ogni missione. E come se ciò non bastasse, la razza aliena chiamata Squid o Squid, seppie, conosciuta anche col nome di Illuminati, ha fatto di recente il suo incontrollabile e violentissimo autocratico ritorno nella galassia. Sono un'antica razza aliena tecnologicamente avanzata. Gli Illuminati sono una fazione mista da combattere. Dovremmo infatti portare equipaggiamento per risolvere ogni tipo di problema presente nel gioco. Le arcane tecnologie delle seppie hanno mutato i nostri concittadini in masse di senza voto, amalgami di carne completamente fuori controllo. Cercheranno di soverchiare con il numero gli Helldivers in missione, mentre al contempo i supervisori illuminati ci riempiranno di fuoco di soppressione. Le unità volanti degli illuminati rappresentano un ennesimo pericolo fra le mante, le stingray e i leviatani, chiamati anche Whale. Queste navi monitoreranno tutti i campi di battaglia, soprattutto alle difficoltà più elevate. Ognuna di queste fazioni aliene richiede una preparazione, un loadout di armi e armature, stratagemmi e boosters. Una mancata preparazione rappresenterà il fallimento indiscutibile e inevitabile di una missione. La terza cosa da sapere, appunto, è che non saremo mai invincibili. Per quanto gli Helldivers rappresentino il non plus ultra della super terra, bisogna anche conoscere i limiti umani e delle nostre migliori truppe. Le nostre risorse in gioco sono così divise: la vita, che rappresenta quanto danno possiamo effettivamente assorbire prima di fare una fine ingloriosa, la stamina, che rappresenta la nostra resistenza durante gli scatti, i salti o azioni più complesse come anche il combattimento corpo a corpo, le munizioni già citate e gli stims, che sono le nostre cure. Fondamentale conoscere l'utilizzo degli stims perché saranno in grado di riparare i danni a tutti e quattro i nostri arti. I danni agli arti sono di semplice comprensione anche per gli Helldivers più duri di comprendonio. Ricevere danni alle braccia causerà un ritardo delle ricariche e un aumento del rinculo delle armi, mentre un danno alle gambe ci rallenterà costantemente la nostra velocità. Ferite al torace causeranno sanguinamento, ovvero danno nel tempo. I fattori di resistenza al danno e di velocità sono dipendenti dalla nostra armatura. Le armature sono divise in leggere, che prediligono la velocità, in medie, che cercano di equilibrare sia il valore di difesa che quello di velocità, e le pesanti. Il valore corazza più alto del gioco è 200, però ovviamente queste armature ci renderanno lentissimi, causando alle nostre corse anche un consumo aumentato di stamina. Le armature avranno inoltre una serie importantissima di perk, di caratteristiche uniche che ci daranno un vantaggio utile di situazione in situazione. Ecco qui un paio di trucchetti relativi a quanto già spiegato. Gli stim sono molto importanti per ripristinare sia la vita che la stamina ed è consigliabile per ottimizzare le risorse utilizzarli mentre si scatta e si è vicini al consumo totale della barra di stamina. Solo con l'esperienza però riuscirete a comprendere quando sarà meglio utilizzare una sopracitata risorsa. Proprio perché non siamo invincibili, è molto probabile che la maggior parte degli Helldiver moriranno nel corso delle operazioni. E dunque, appena disponibile, utilizzate lo stratagemma rinforzo. Ma sul tema entreremo più nel dettaglio fra poco. La velocità è fondamentale su Helldivers 2 ed è proprio questo il quarto consiglio utile del giorno. Quando si parla di velocità non si parla soltanto del movimento del nostro personaggio, che può essere facilitato anche da strumenti ausiliari come lo zaino warp, ma si parla principalmente di rapidità d'esecuzione degli obiettivi in mappa. Piano piano, mentre ci tufferemo nell'azione missione dopo missione e le difficoltà aumenteranno, sarà abbastanza naturale prendere dimestichezza con i tipi di missione, ma l'utilizzo costante della mappa radar e dei ping rimarrà necessario a prescindere dalla vostra esperienza e difficoltà.
difficoltà. Quindi prendete dimestichezza con lo strumento, che è fondamentale per riconoscere gli obiettivi secondari e quelli principali. Io consiglio di eseguire, soprattutto a difficoltà elevate, prima gli obiettivi principali, perché nel caso in cui dovessimo finire i precedentemente citati rinforzi ma non avessimo completato gli obiettivi principali, la missione terminerà con un fallimento. Non volete per caso deludere la Superterra e la democrazia, vero? In correlazione a ciò, la quinta cosa da sapere è che gli stratagemmi rappresentano uno strumento importantissimo e costante nella vita di un Helldiver. Prima di partire per una missione dovremmo scegliere 4 stratagemmi e un booster. Gli stratagemmi sono divisi in categorie e sono riconoscibili dal colore. Molti di essi si sbloccheranno con la progressione in gioco. È importante fare un doppio controllo di tutto l'equipaggiamento prima di tuffarsi con il proprio Hellpod. Come bonus va sottolineato che spesso le scelte dipendono anche da ciò che i propri compagni porteranno in missione. E questo perché gli stratagemmi hanno un tempo di ricarica, il cosiddetto cooldown. Quindi se qualcuno porta un tipo di zaino e vuole passarvelo, lo potrà fare, dovrà solo attendere. Quando ci tufferemo nell'inferno di una missione, infatti, la primissima cosa da fare sarà richiamare gli stratagemmi selezionati, non quelli offensivi ovviamente, a meno che la situazione non lo richieda. Appunto questo perché va massimizzato il cooldown di ogni stratagemma. Nel caso di quelli offensivi, quelli che proiettano la luce rossa e dai quali bisogna sempre stare a debita distanza, è un discorso differente, situazionale anche al tipo di minaccia che si sta affrontando. Alcuni stratagemmi avranno un uso limitato, quindi Helldivers, cercate di ragionare prima di agire. Lo so, è molto difficile per i servitori della democrazia fare in questo modo, ma questo è il mio consiglio. Ed aggiungiamo una sesta cosa da sapere riguardo proprio all'offensiva: le armi a disposizione degli Helldivers. L'argomento è incredibilmente complesso e vasto. Prima di tutto le armi sono divise per tipo di penetrazione oltre che per tipo di danno. Avremo la penetrazione leggera, la penetrazione media e quella anticarro. Ci saranno armi con tantissimi tipi di munizioni diverse, energia, plasma, elettrico, chi più ne ha più ne metta. E ci sono ovviamente tantissime tipologie di sottocategorie di arma. Partiamo dalle basi. Potremo equipaggiare un'arma primaria, un'arma secondaria e un'arma da lancio. In aggiunta, vari stratagemmi di cui vi ho parlato prima rappresentano l'arrivo di armi che possono essere autonomamente ausiliarie o dipendenti anche da uno zaino di munizioni. Progredendo nel gioco potremmo sbloccare anche delle modifiche ulteriori alle armi. E questo non fa che portarci a un livello più tecnico e non proprio digeribile subito delle specifiche di ogni arma a disposizione. La maggior parte di questi strumenti di esportazione di democrazia saranno sbloccabili con i titoli di guerra o war bonds di cui vi sto per parlare. Infatti, cadetti, la settima cosa da sapere è che i titoli di guerra sono fondamentali per sbloccare nuovi aggeggi di distruzione, divertenti cosmetici, fiammeggianti mantelli e interessanti armature. Dal 26 agosto 2025 saranno ben 16 i titoli di guerra sbloccabili con 1000 super crediti. Immagino già alcuni commenti: ma quale pacchetto è più broken OP fortissimo? Quale mi consigli di prendere per primo? Premettendo che comunque rimane una scelta personale, in quanto nuovi giocatori io credo che ci siano 3 opzioni in ordine di importanza. Democratic Detonation è universalmente riconosciuto come il miglior warbond possibile, per tutta la varietà di opzioni che offre all'interno del pacchetto. Il secondo che mi sento di consigliarvi per velocizzare la vostra progressione è Control Group, per via dello zaino Warp, il piccolo teleport che però bisognerà utilizzare con criterio. Il terzo che vi consiglio per stratagemmi, armature e armi al suo interno è Urban Legends, molto forte per affrontare missioni difensive. I presupposti ai miei suggerimenti si basano su un fatto: la maggior parte delle armi e armature non solo interessanti ma anche considerate in meta per le difficoltà più elevate
sono presenti proprio nei War Bonds, i titoli di guerra, i quali hanno al loro interno 3 tier differenti. Ogni tier verrà sbloccato spendendo le medaglie, che potremmo spendere anche per rimborsarci 300 super crediti a titolo di guerra acquistato, abbassando il prezzo originale definitivo a 700 in totale. Ma cosa sono le valute, medaglie e super crediti e come si ottengono? Partiamo comunque dal presupposto che tutte le valute di gioco si possono ottenere semplicemente giocando al gioco stesso. Non è necessario pagare alcunché, se non nel caso in cui non abbiate tempo e vogliate supportare il progetto live service di Helldivers 2. Ciò si applica anche al Superstore presente in gioco, che ciclicamente ripresenterà una serie di contenuti per lo più cosmetici, con qualche eccezione, di livello super premium, pagabili soltanto con super crediti. Viene così naturale collegare la questione delle valute al prossimo consiglio che vi voglio fornire. Infatti, l'ottavo argomento da approfondire oggi è la progressione. L'importante è continuare a tuffarsi, dive. Giocate ogni missione, ogni giorno, ogni settimana e sapete come verrete ricompensati? Con la gloriosa sacra libertà di reinvestire quello che guadagnate col sudore nel sistema capitalista. Manco a dirlo che essere così esaltato fa parte dello scherzo, del tono sarcastico di questo videogioco e della sua propaganda. Però è vero che siamo stimolati a giocare il più spesso possibile, ma in modo positivo, io credo. Superando un'operazione, quindi un set di più missioni di difficoltà in difficoltà, sbloccheremo la possibilità di giocare la difficoltà successiva. Ogni cambio di difficoltà porterà nuovi elementi all'interno delle missioni, una tipologia più forte, più d'elite di nemici a seconda della fazione di riferimento e una vasta gamma di obiettivi secondari che possono rivelarsi anche utili per completare la missione corrente. Insomma, tutto ci condurrà alla difficoltà 10, la Super Helldive, che è quella che ci ricompenserà con il maggior numero di crediti di requisizione ed esperienza per ogni obiettivo completato. Non schifate la difficoltà 1. I super crediti saranno raccoglibili all'interno di specifici oggetti dentro una missione. Principalmente si tratta di capsule di salvataggio, container sigillati che possono essere fatti saltare per aria con una granata, od ancora i bunker, che richiedono di base la presenza di 2 Helldivers, quindi potrete lanciare un segnale SOS o richiamare i rinforzi direttamente di fianco al bunker per ricevere assistenza da un vostro commilitone e sbloccare i così tanto agognati super crediti, che possono arrivare nelle decine o nelle centinaia. Un metodo infallibile fresco per farmare super crediti da soli è sicuramente utilizzare lo zaino warp dal titolo di guerra Control Group, così da entrare attraverso un bunker, prendere i super crediti e andarsene in autonomia. Altro elemento fondamentale per la progressione, soprattutto quando si parla del potenziare la propria astronave e dunque ricevere un sacco di bonus sugli stratagemmi e le altre meccaniche di gioco, è la raccolta dei campioni. Tutte le risorse hanno un cap prestabilito, anche i campioni non sono da meno, divisi in comuni, quelli verdi, rari, quelli arancioni, e super, quelli rosa. Quando avrete completato la vostra progressione, tutti i campioni aggiuntivi potranno essere donati alla Stazione Spaziale Democratica. Un consiglio spassionato come penultimo nella lista riguarda proprio il galateo degli Helldivers. Ci sono tanti buoni costumi che la community ha costruito e che vanno un minimo compresi affinché si riesca a comunicare al meglio e comportarsi nella maniera più apprezzabile possibile. Importantissimo, come vi ho già specificato, segnalare con i ping in mappa. Utile anche per chi non utilizza la chat vocale il sistema di emote per comunicare. Generalmente è d'uso e costume non appropriarsi degli stratagemmi dei propri alleati se loro non hanno appunto chiamato una seconda copia del loro stratagemma nella nuova area in cui si sta conducendo l'operazione. Come avrete inteso, anche chiedere di aprire un bunker fa parte del galateo, come anche il richiamare dei rinforzi, premere quel pulsante maledetto che farà trillare
cancellare il nostro nome nel momento in cui non saremo dispiegati. Quando cliccarlo? La risposta è semplice: fatelo soltanto se nell'area in cui stavate agendo non è presente un altro Helldiver. Questo segnalerà all'altra parte della squadra di richiamarvi con urgenza, altrimenti è necessario per il vostro compagno di squadra più vicino al punto in cui siete morti male richiamarvi nelle prossimità dell'equipaggiamento che avete perduto. Quando chiamare un'estrazione? Molto dibattuto questo tema, io vi consiglio di farlo ma di non salire mai sul Pelican One prima che la squadra abbia affermato in qualche modo che si è pronti all'estrazione. Altro buon costume in tema campioni: durante l'esplorazione e il completamento degli obiettivi in mappa, se state raccogliendo campioni e siete nella prossimità del punto d'estrazione, dovreste davvero rilasciare i campioni raccolti con l'apposita opzione nel menu a rotella. Il motivo di ciò è semplice: i campioni saranno collezionati per tutta la squadra e non a livello personale soltanto dopo aver estratto, quindi verranno aggiunti al vostro portafoglio soltanto a missione completa, contrariamente a medaglie che si possono comunque trovare in missione e di già citati super crediti. Sulle emote dovrei aprire un capitolo enorme, vi consiglio solo di non utilizzare mai il saluto dell'esploratore, potreste ricevere una pallottola nel cranio dai vostri commilitoni. Ed è proprio il rispetto per la collaborazione di squadra il pilastro fondamentale dell'esperienza Helldivers. Bisogna cooperare per vincere. A meno che voi non vogliate giocare da soli completamente, sarete sempre in compagnia ed è utile muoversi come una squadra nella scelta delle missioni, nella scelta del proprio armamentario, nella scelta della progressione all'interno di una missione, obiettivo per obiettivo. Saremo tutti e quattro cani sciolti, ognuno per sé, e la democrazia per tutti? Oppure ci divideremo i compiti? Chi porta l'armamentario anticarro? Chi porta l'armamentario per le orde? Chi porta strumenti di supporto? Chi porta il napalm? E soprattutto quando, dove e come tirare tutti gli stratagemmi. In quanto Helldiver che si tuffa nell'inferno principalmente attraverso le code pubbliche, mi preme sottolinearvi il mio ultimo personale consiglio: provate a sviluppare la vostra cosiddetta, con un inglesismo, map awareness, cioè la cognizione dei suoni e degli effetti visivi di ogni azione presente nel frenetico scenario di guerra in cui ci si ritrova ogni volta. Siamo arrivati alla fine della lista delle 10 cose da sapere che ho voluto condividere con voi. Nel caso in cui siate dei veterani, anche più esperti di me, ed abbiate apprezzato i miei consigli o vogliate contribuire in qualsiasi modo a quanto io ho detto, vi ricordo che potete lasciare un commento qui sotto. Se siete dei principianti e avete apprezzato tutto quanto ma avete ancora delle domande, non posso che invitarvi a fare altrettanto. Vi invito in ogni caso a dare un'occhiata a tutti i miei altri video sul canale, che siano essi guide, che riguardino Helldivers o altri giochi, perché vi ricordo che qui faccio varietà. Tiranno matto out, perché anche oggi questo è quanto. Alla prossima, cittadini e cittadine della Superterra.